Il video che sto per farvi vedere è dedicato alla realizzazione di questo mini abito. Non è un top down, attenzione, ha una lavorazione che parte dal basso e si sviluppa verso l'alto e verso lo scollo. Vedrete nel link allegato la lavorazione di questa prima fascia elastica sul fondo, effetto maglia, e poi via via tutta la fase di realizzazione della parte alta e quindi delle maniche. Per questa realizzazione ho utilizzato un misto acrilico blu, qualche intervento di azzurro che ho ancora in rimanenza e due uncinetti. Uno l'ho lasciato ad esclusivamente utilizzo per la fascia elastica e quindi subito abbandonato, e poi l'uncinetto 5. Ovviamente segnapunti e insomma a disposizione il vostro solito materiale. Vediamo allora come procedere. Buono spin! Terminata la fascia, vedete, ho fatto i bordi superiori e sotto, e anche l'unione delle due estremità è completamente e perfettamente nascosta al resto della lavorazione. Da questo momento in poi inizia lo sviluppo del nostro mini abito. Dunque, siamo arrivati qui e a questo punto dobbiamo fare dei piccoli aumenti per prendere un po' la forma del corpo. Quindi inizierò semplicemente a fare una riga a punti bassi e per quanto riguarda gli aumenti inserirò due punti esattamente all'incrocio, che sono ben visibili peraltro, all'incrocio dei punti sottostanti, quindi due qui e due nel corpo centrale. In questo modo dolcemente mi apro. Valuterò alla fine del giro se questo aumento è già sufficiente o dovrò fare altri giri in aumento. In ogni caso il pattern che ho scelto per lo sviluppo del mini abito già prevede un punto a ventaglio e quindi automaticamente mi aprirà un po' il volume del mio mini abito. Ma andiamo per tappe. Iniziamo col fare il primo giro di aumenti, 2 per ogni incrocio e 2 su ogni corpo dei punti sottostanti. Ho eseguito tutto il giro di punti, ho preferito un mezzo punto al punto basso, così mi tiene più compatta la lavorazione fra la parte finale del mini abito e il corpo. Come potete notare, con la lavorazione sto proseguendo. Ho voluto fare qualche riga proprio per farvi vedere come viene questo bellissimo progetto. Dunque, vi ho lasciati alla prima riga dopo la fascia, prima riga che abbiamo detto abbiamo fatto di aumenti. Ho poi sviluppato un'altra riga, sempre a punti alti, per inserire degli aumenti finalizzati al pattern che ho scelto. Come vedete io ve lo metto qui così lo studiate bene. Il modulo a ventaglio che ho scelto, e vi assicuro che non è stato semplice perché ne ho valutati diversi, ma per sviluppare questa morbidezza e non rendere tutto il capo pesante una volta vestito, ho preferito lasciarlo molto appunto traspirante, diciamo così, no? Leggero. Quindi dicevo, il pattern che ho scelto prevede moduli da 16, quindi 16 più 1,
li ho contati, ho fatto le mie divisioni, li ho marcati e così poi ho finalmente iniziato il mio pattern. Dunque, ho cercato di rendervelo più chiaro possibile, ho utilizzato tutti i doppi punti alti, gli archetti sono sempre di 5 e come primissima riga ho voluto inserire il colore, quindi qui vedete l'azzurro perché il primo giro fatto tutto di archetti è di azzurro, azzurro che molto probabilmente inserirò anche ogni tot a gusto nello sviluppo verso l'apertura ascella e verso lo scollo. Ecco, non devo far altro che proseguire con il pattern. Un'altra cosa che tenevo a dirvi, vi potrà capitare ovviamente di trovarvi a finire il giro con l'archetto, non andate fino in fondo all'archetto, ma fate solo 3 catenelle e un mezzo punto alto inserito nell'incrocio subito dopo, in modo tale che vi trovate poi con la ripartenza del giro a metà e sviluppate poi il pattern sempre ad archetti. Spero di avervelo inserito chiaramente nello schema allegato e direi che al momento non c'è n'altro da aggiungere. Andiamo avanti, tanto abbiamo ancora diverse righe da fare, l'altezza, anzi la lunghezza del mini abito la decidiamo strada facendo. Così è come si presenta la parte bassa del nostro mini abito, quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 righe di ventagli e l'ultima, come vedete, in diminuzione rispetto all'apertura dei fianchi. È da questo momento che dividiamo e separiamo la lavorazione fra pannello frontale e pannello posteriore, quindi individuiamo la metà esatta della nostra gonna. Io qua ho 2, 4, 6 ventagli avanti e 6 ventagli dietro, quindi con il marcatore ho segnato esattamente la mia metà, il marcatore questo azzurro, ecco qui, 1 e 2. Con l'archetto azzurro posizionato nella loro metà, quindi effettuo questa divisione. Partirò quindi sul mio lato destro con l'archetto proprio in mezzo alle due posizioni, proseguo e vado avanti e indietro solo su una facciata. Ripeto, prima lavorazione su un pannello, poi stacco lavorazione sull'altro. È così che creo il vano ascellare su cui poi andrò a inserire le maniche. Dedicato quindi alla lavorazione solo di un pannello, mi sono attaccata quindi all'archetto azzurro e ho fatto tutta una riga di archetti fino ad arrivare all'archetto segnato come metà al mio marcatore azzurro. Da questo momento giro la lavorazione, ritorno indietro e sviluppo altri ventagli. Questa volta non ne faccio così pieni, non ne faccio 6, ma li faccio in modo alternato, magari dividendoli, quindi magari 1, 2 e 3, li distribuisco un po' meno folti come invece ho fatto per la gonna. Quindi ora torno indietro con un altro archetto da 5 e mi fermo nel primo archetto per non perdere ovviamente il conteggio finale. Così si presenta il nostro mini abito fino a questo momento. Vedete come si intuisce bene il movimento del corpo, la parte bassa dei fianchi, la vita, sulla quale avevo fatto quindi una diminuzione, e poi ho rispettato l'ultima parte del busto. Ho lasciato la stessa volumetria
quindi dopo la diminuzione ho fatto 2 righe identiche per rispettare la parte del seno, e poi ho aperto la lavorazione sui fianchi, quindi ho dedicato una prima parte a un pannello e la seconda lavorazione all'altro pannello. In questo modo, vedete, ho realizzato lo scanso delle maniche. Ricordo, sono arrivata quindi proprio a fare questa fase, quindi ho aperto la lavorazione prima da una parte e poi staccando il filo dall'altra parte. Da questo momento adesso devo creare il giro completo del vano ascellare. Chiudendo questo spazio avrò la possibilità di attaccare le maniche. Vediamo quindi come. A questo punto della lavorazione il passaggio successivo è questo. Dunque, innanzitutto dovete misurare la vostra circonferenza ascella-spalla. Dopo aver constatato i centimetri che vi servono, valutate quanti ventaglietti vi servono per girare intorno alla manica. Io ho ipotizzato da 4, 5, 6. 4 ventagli è una misura M, quindi via via poi aumentate il vano ascellare. Quindi io mi fermo alla realizzazione dello spazio di 4 ventagli, che sono 16 archetti, e poi vi spiego come fare. Ritorniamo alla nostra lavorazione. Ora dovete entrare a fare un piccolo bordo intorno allo spazio che avete creato, quindi da questa parte girate tutto intorno e finite qui. In base a quanti punti vi vengono entrando con un punto basso per gli spazi sottostanti, potete avere un calcolo di base. Ovviamente i punti che avete da questa parte devono essere uguali anche dall'altra. Quindi qui ho un primo punteggio per fare 16 archetti, e siccome i 16 archetti sono formati da 4 catenelle, ho bisogno di avere un totale di 64 punti. Io ho avuto 23 punti bassi da questa parte e 23 dall'altra, quindi ho in tutto da qua a qua 46 catenelle. La differenza per arrivare a 64 li formo facendo una catenella. È una catenella che da qua si attacca all'altro margine, quindi bordo, contate i punti che vi sono venuti sul bordo, la differenza la create con una catenella per arrivare al vostro totale di punti. Nel mio caso sono 64 per una misura M. Quindi vi faccio vedere già l'abbozzo di una prima manica fatta. Eccola qua. Vedete? Questo è tutto il passaggio di punti bassi creato intorno allo scanso ascellare. Tutti intorno, tutti intorno. Gli archetti che sono venuti su questo lato, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sono venuti anche sull'altro, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. La differenza per arrivare a 64 l'ho formata con una prima catenella, questa sulla quale poi sono andata a completare la riga di archetti. In tutto questi archetti ho verificato siano veramente 16. Su questi 16 archetti
ho la possibilità di formare quindi i famosi 4 ventagli del mio pattern. Ecco, questo è il nostro giro completo dello scanso ascellare sulla quale poi andrò a formare la manica. Procedo quindi alla formazione della manica girando tutto intorno a questo perimetro. La prima riga l'ho già fatta con gli archetti, ne farò altre 2 presumibilmente, in modo tale da non ingrossare con la lavorazione di un eventuale ventaglio sotto l'ascella proprio lo spazio che abbiamo, altrimenti chiudendo il braccio potrebbe darci fastidio. Quindi le prime righe le faccio tutte con un semplice giro di archetti, dopodiché vado via a crearmi il cosiddetto tubo che mi forma la manica. Quindi procediamo e vediamo poi come è il risultato. Procede la lavorazione delle maniche, vi faccio vedere questa prima com'è venuta. Ecco qui. Ancora non l'ho chiusa perché devo verificare bene la lunghezza, se è idonea col mio braccio. Ecco, volevo farvi vedere i primi giri ad archetto, l'inserimento dei ventagli, altri archetti e un altro giro completo di 4 ventagli, così come avevo stimato fosse la mia misura giusta per la spalla e l'ascella. Di seguito ho iniziato a scendere con la diminuzione perché il braccio un po' si assottiglia, non voglio che siano troppo ampie le maniche e quindi ho fatto un giro di diminuzione. I primi archetti sopra i ventagli li ho fatti normali, il secondo giro di archetti sono entrata a prendere l'unione degli archetti sottostanti e farle a diminuzione. In questo modo mi ha affusolato un po' la manica e l'ha resa giusta con l'avambraccio verso il polso. Ripeto, la lunghezza adesso la verifico, però questo è il risultato della manica. Un'altra cosa a cui tenevo a farvi notare, l'ultimo giro che avevo fatto del pannellino ancora marcato per segnare la diminuzione, questo è tutto lo scollo. Da questa parte sto iniziando ad affrontare la seconda manica. Anche di qui faccio 2 tornanti di ventagli a 4, così come la partenza originaria intorno allo scollo della manica. Dopodiché, dopo la seconda, quindi voluta del ventaglio e il primo giro di archetti, il secondo giro di archetti sarà della diminuzione, così a stringere esattamente come la parte opposta. Sta venendo molto carino. Qui tutta la sua mini lunghezza, diciamo così. Arrivo a concludere l'altra manica e poi ci dedichiamo all'ultima fase, che è quella di sistemare meglio lo scollo e chiudere finalmente il nostro bellissimo lavoro. Due giri di archetti fatti, uno, questo primo sopra l'azzurro, e 2, questo rosa,
e in prossimità delle spalle la riduzione che vi dicevo, cioè chiudere già al primo giro gli archetti sottostanti e anche sul secondo giro di archetti chiudere i due in concomitanza con l'attaccatura della manica sempre sulla spalla in tutti i 4 lati, quindi questo in prossimità dell'attaccatura della manica dall'altra parte, una chiusura, 2 chiusure, lo stesso dall'altra parte, qua con i marcatori rosa, anche qui la chiusura agli archetti in prossimità della cucitura, vedete, dell'attaccatura, meglio dire, della manica, primo giro di archetti chiuso sulle 2 spalle e anche qui, idem dietro, sempre in prossimità, ecco qua, dell'attaccatura della manica. In questo modo, in prossimità della spalla, quindi qui, vedete, ho soltanto 2 archetti, quindi mi si è chiusa dolcemente proprio la lavorazione in prossimità della spalla. Gli ultimissimi giri di rifinitura sono dedicati a un bordo eseguito entrando per ogni archetto con i punti bassi, quindi 4 punti bassi per archetto sotto ed infine un ultimissimo giro di punti alti seguendo i punti sottostanti. Direi che questa è la definizione ultima del mio scollo. Il mio abito finalmente è finito. Strip iniziale, lavorazione dal basso verso l'alto, preparazione dell'incavo manica, lavorazione delle maniche e infine l'ultima rifinitura intorno al collo. Direi che finalmente possiamo dire concluso il lavoro, togliamo e sistemiamo tutti i fili rimasti ancora da nascondere e poi indossiamo questa nostra bellissima creazione.